Ehi ciao, bentornato nel mio canale. La pappa al pomodoro è un grande classico della cucina italiana, caratterizzata da ingredienti semplici e rustici. In questa reinterpretazione vegan ci riproponiamo di reinventare questo piatto tradizionale, mantenendo intatti i sapori che lo rendono unico, ma con un tocco innovativo e creativo. La nostra versione utilizzerà o pane senza glutine oppure dei basa, quei crackers tipici ma senza glutine, e ingredienti freschi come pomodori ciliegini, basilico per un'esplosione di freschezza e gusto. Non ci limitiamo a servire la pappa tradizionale, trasformiamo il piatto in deliziose polpettine croccanti, creando un'esperienza culinaria sorprendente. Questo approccio non solo esalta la versatilità della ricetta originale, ma offre anche un'alternativa invitante e gustosa per chiunque segua sia una dieta vegana che non. Ogni morso di queste polpettine di pappa è un invito a riscoprire il comfort food in chiave moderna, accompagnando il tutto da capperi fritti croccanti e un olio magari aromatizzato al basilico. Il risultato è un piatto che unisce tradizione e innovazione, ideale per chi ama sorprendere i propri ospiti con nuove interpretazioni della cucina italiana. Preparatevi a deliziare il piatto con una ricetta che prende il meglio di ciò che offre la tradizione e lo reinterpreta con amore e creatività. E non dimenticare, alla fine della ricetta scritta e stampabile, tante curiosità e informazioni sulla pappa al pomodoro. Ti basteranno pochissimi ingredienti per realizzare questa ricetta che troverai scritti e dettagliati nella ricetta scritta e stampabile nel blog, del quale ti lascio sempre il link nel box informazioni, insieme a qualche altro link di prodotti o elettrodomestici che ho usato per realizzare questa ricetta. Ti ricordo di lasciarmi un like sotto il video se ti è piaciuta la ricetta o la riprodurrai in casa. Ti ricordo anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere le mie prossime ricette. E come ti dico sempre, sei pronto ad ammaliare i tuoi commensali in 3, 2, 1, go! E iniziamo la preparazione delle nostre polpette di pappa al pomodoro con burrata vegana e capperi fritti. La mia reinterpretazione vegana. Innanzitutto iniziamo dalla preparazione della pappa al pomodoro. Quindi dissaliamo i capperi immergendoli in acqua fredda. Portiamo a bollore una pentola con acqua. Laviamo e incidiamo con una croce i pomodorini. Li scottiamo in acqua bollente per 5 minuti. Li recuperiamo con una schiumarola e li mettiamo in una ciotola con acqua molto fredda. Li sbucciamo subito e li frulliamo. Ti ricordo che troverai tutti gli ingredienti scritti e dettagliati nella ricetta scritta e stampabile nel blog, del quale ti lascio sempre il link nel box informazioni, insieme a qualche altro link di prodotti o elettrodomestici che ho usato per realizzare questa ricetta. Ti ricordo che questo video contiene il link di affiliazione. In qualità di associato Amazon guadagno una piccola commissione dagli acquisti idonei fatti da te. L'affiliazione mi aiuta a coprire le spese associate alla gestione di questo canale e del blog annesso. Per te
non ci saranno costi aggiuntivi. Se hai bisogno di altri prodotti, scrivimi e ti darò il link con la mia affiliazione. Quindi a questo punto, all'interno di una capiente casseruola o tegame o pentola, disponiamo metà delle fette basa che sostituiranno il pane, metà del pomodoro frullato e ancora fette basa. Poi aggiungiamo il resto del pomodoro frullato, il doppio concentrato, la passata, una decina di foglie di basilico, olio evo, sale e pepe e infine il brodo caldissimo. Copriamo con un coperchio e facciamo cuocere su fiamma bassa per circa 15 minuti, mescolando di tanto in tanto per sminuzzare i nostri crackers. Deve avere una consistenza appunto di una pappetta, di una pappa. Quindi la nostra pappa al pomodoro sarà pronta. La copriamo e la lasciamo raffreddare, prima a temperatura ambiente e poi io l'ho messa in frigo per farla rassodare per bene. E quindi possiamo passare alla prossima fase della ricetta. Innanzitutto, quindi, adesso prepariamo i capperi croccanti con i quali condiremo la nostra pappa al pomodoro. Quindi li scoliamo, li tamponiamo molto bene con carta assorbente ed eliminiamo l'acqua residua. Li scottiamo in una padella antiaderente per un paio di minuti. Portiamo l'olio a circa 140 gradi, immergiamo i capperi e lasciamoli esplodere. Preleviamoli con una schiumarola e li lasciamo sgocciolare su carta assorbente per fritti. Quindi riprendiamo la nostra pappa al pomodoro, la possiamo già mangiare così, pronta. Potete disporla nei singoli piatti e completare con grattugiato vegano, alghe wakame essiccate e spezzettate, i capperi fritti, una manciata di pepe e possiamo degustarla a cucchiaiate, veramente strepitosa. Ma io non ero soddisfatto e quindi ho voluto trasformarla in polpettine di pappa al pomodoro. Quindi, come vi dicevo prima, per preparare le nostre polpettine, la pappa al pomodoro deve essere del tutto fredda. Io l'ho messa appunto in frigo, quindi dopo averla condita con le alghe, il grattugiato, i capperi fritti e il pepe, ne mettiamo da parte un po' che servirà per la presentazione insieme alle polpettine. Quindi iniziamo a formare delle polpettine di circa 50 grammi ciascuno con le mani umide. Le passiamo una a una nel latte di soia e infine nel pane panko. Io consiglio il panko, ma se non ce l'hai, come me, usa ad esempio delle semplici patatine di mais sbriciolate. Quindi, dopo aver preparato tutte le polpettine, le sistemiamo in un piatto e iniziamo a friggerle. Friggiamo le polpette di pappa in abbondante burro vegetale oppure olio di semi come ho fatto io. Oppure ancora potresti cuocerle in friggitrice ad aria a 190 gradi, sistemando le polpette nel cestello ricoperto di carta forno, qualche spruzzata di olio evo con l'apposito nebulizzatore e le cuociamo per 15 minuti. Le estraiamo e poi procediamo alla cottura per altri 5 minuti, sempre in friggitrice ad aria dopo averle mosse un po' per
cuocerle meglio anche da tutti i lati. A questo punto le nostre polpettine saranno pronte e procediamo con l'impiattamento. Nei piatti da portata o come me in graziosi cucchiai di ceramica per zuppa inseriamo un po' di pappa al pomodoro, sopra disponiamo la polpetta ancora tiepida e completiamo con la burrata vegana che abbiamo preparato sabato e qualche cappero fritto. Le nostre polpettine di pappa al pomodoro con burrata e capperi fritti sono pronte. Spero che questa versione della pappa al pomodoro vi sia piaciuta. Ti ricordo anche che nella ricetta scritta e stampabile nel blog trovi alla fine tante curiosità. In questo caso appunto sulla pappa al pomodoro, le sue origini contadine, gli ingredienti semplici, le varianti regionali, ma soprattutto l'incontro con la cucina moderna e anche vegana. Ti ricordo di lasciarmi un like sotto il video se ti è piaciuta la ricetta o la riprodurrai in casa. Ti ricordo anche di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perdere le mie prossime ricette. Ci vediamo alla prossima video ricetta. Un abbraccio a tutti e ciao! Ciao ciao!